Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Dimash con la sua recentissima When I've Got You. Qui c'è il video ufficiale, non l'ho mai guardato prima, non so assolutamente cosa aspettarmi, ho visto solo qualche anteprima, diciamo, della locandina in cui era vestito da vampiro, non so veramente cosa aspettarmi da questo brano. Io ora lo ascolterò e darò un'analisi di tecnica vocale. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ringrazio anche lo sponsor di questo video, SuperProf, ma ve ne parlo meglio dopo. Io ora andrò ad ascoltare e analizzerò quello che succederà. Andiamo! The river, been lost for days, 'cause I'm looking for freedom. There's nothing but chains around me, but I won't be broken, 'cause I'm gonna fight this time, fight every moment. Not gonna lie, it hurts this time, 'cause I am feeling alone on this side. Not gonna lie, I come back to life when I've got you. You are my gateway to heaven. I haven't known in my life, my love. Oh my baby, you are the best thing to happen. I got an angel that can't do what you give me, single thing and every little step that they take. You make it all worth it, baby. Finding my place, just a man in a man's world, making a name. It easy these days, but when I come home to your sweet love, you're my slice of heaven. I got my right or die in my arms all night. Not gonna lie, it hurts sometimes when I am feeling alone on this side. Not gonna lie, I come back to life when I've got you. You are my guide.
Wow. Wow. Ok, ok, veramente molto bello, non me l'aspettavo assolutamente proprio perché non lo so, non sapevo cosa aspettarmi sinceramente, però Dimash fa sempre cose così diverse tra di loro, considerando che l'ultima reaction che ho fatto su di lui era il duetto con Placido Domingo su un'aria operistica, e qui siamo completamente all'opposto, siamo su un genere modernissimo, siamo su una canzone pop con delle sonorità però molto ricercate e particolari, dei suoni molto elettronici che mi ricordano un po' gli Imagine Dragons, per intenderci, quindi modernissima, che strizza un po' l'occhio anche però alle produzioni del passato, come per esempio Michael Jackson. Insomma, secondo me un po' si è ispirato anche a Thriller di Michael Jackson, in cui comunque Michael era truccato e vestito da zombie, qui invece lui è truccato da vampiro. Interessante anche questa cosa, e vocalmente mi ha stupito tanto perché qui ha, diciamo, lasciato alle spalle, almeno su questo brano, la sua vena, diciamo, operistica, quindi il suo modo di cantare classico, da cantante d'opera, e qui ha unicamente puntato sulla sua voce moderna, sulla sua vocalità, che però anche nel moderno sa spaziare dal pop, perché questo è un brano pop a tutti gli effetti, però anche al rock, perché ha fatto anche dei graffiati, ha fatto delle distorsioni, però più tipi di distorsioni, dopo lo andiamo a sentire, e melismi pop, dopo li andiamo a sentire anche quelli. Vocalmente molto molto interessante, molto moderno, molto fresco, e anche come sonorità sì, un brano pop ma con questa vena un po' creepy, con questa sonorità, anche con questa ambientazione un po' dark, un po' così. Sì, veramente molto molto interessante. Andiamo da capo ora e vediamo un po' di analizzare cosa abbiamo visto. Allora, questo video intanto è, come avete visto, è strutturato come se fosse un film. Ok, molto bella anche le riprese, insomma, dal punto di vista visivo molto ben fatto, sembra veramente un piccolo cortometraggio. Ok, quindi molto ben realizzato, bravo il regista, che non so chi sia, adesso non ho letto se c'è scritto da qualche parte, bravi gli attori, bella l'ambientazione proprio. All'inizio c'è questa ragazza che, vabbè, si perde nella pioggia e finisce in questo maniero infestato da questi personaggi un po' particolari, sembra un po'... sembra l'inizio di un film horror, ma di quegli horror un po' tipo Famiglia Addams, ecco. Horror romantico e con atmosfere anche comunque da commedia, non so come dire, quindi mette insieme un po' questi aspetti così diversi tra di loro. E anche questo titolo così fa molto film anni 80, e poi inizia la canzone vera e propria, dovrebbe essere più o meno qui, andiamo a riascoltare. Making my way down south to the river, brand lost waters, 'cause I'm looking for freedom. There's nothing but chance around. Mi piace molto questo arrangiamento, è proprio bello questo basso così predominante che mi ricorda di nuovo gli arrangiamenti di Michael Jackson, e questa batteria con questo rullante così esplosivo, molto effettato, anche questo riverberato, che simula anche un po', non so come dire, anche il jump scare dei film horror, no? Questo pa così netto, improvviso, che ti fa sobbalzare in qualche modo. Bello, molto bello. Già l'atmosfera qui è perfettamente coerente, anche senza vedere, no, le immagini, siamo già catapultati in questa atmosfera un po' creepy. Mi piace molto, e mi piace molto anche come è vestito lui, come sta cantando, con questo suono sempre tormentato, ok? Un suono arioso, ma è un arioso non, diciamo, troppo addolcito, sì, c'è una voce con del tormento. Infatti poi anche il testo, insomma, mi sembra che parli
di questa sorta di vampiro, non lo so, comunque questa entità un po' che è rimasta, diciamo, intrappolata a cavallo tra la vita e la morte, insomma, per intenderci, e cerca la salvezza nella figura di lei, nel suo amore, ok? Cerca un po' la salvezza. Questo è quello che ho carpito, diciamo, leggendo in modo un pochino così superficiale il testo. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti. Comunque ci sta, e lui con la sua voce interpreta questo tormento interiore, veramente molto molto bello. Andiamo avanti. Scusate l'interruzione, la mia analisi riprenderà tra un minuto, ma ci tenevo moltissimo a ringraziare lo sponsor di questo video. Diamo il benvenuto sul canale a SuperProf. SuperProf è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente, su SuperProf c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con SuperProf. But I won't be broken, 'cause I'm gonna fight this time, fight every moment. Avete sentito, ha fatto una parte in falsetto anche, quindi lui gioca molto con i colori, con i registri, e poi ha fatto delle parti in fry in cui è andato a diciamo a rendere il suono un po' più scricchiolante qui. 'Cause I'm gonna fight this time. Avete sentito this time? Questo crea un po' questo effetto un po' malvagio, ok? Un po' inquietante, molto molto bello. Andiamo avanti. Fight every moment. Not gonna lie, it hurts this time, 'cause I am feeling alone on this side. Not gonna lie, I come back to life when I've got you. Avete sentito qua c'è stata anche un po' diciamo entrata anche la chitarra distorta, quindi c'è comunque un'atmosfera anche un po' rock. Mi ricorda veramente tanto gli Imagine Dragons, che mettono insieme un po' il rock con la musica elettronica, con il pop, con dei brani molto moderni. Sì, sta facendo un po' la stessa cosa. Qui la sua voce è anche un po' distorta, ma questa è una distorsione creata in fase di mixaggio della canzone, aggiungendo saturazione sulla voce, che va a creare anche questo effetto più corposo sulla voce, no? E questa è una tecnica che si usa molto spesso anche su questi generi moderni, molto molto bello. Invece dopo è andato a distorcere lui tramite le sue corde vocali con alcuni accorgimenti che dopo vedremo. Bella la sonorità, orecchiabile, ma allo stesso tempo originale, interessante, molto bello. Andiamo avanti. You are my gateway to heaven. I haven't known in my life. Ok, già qui ha anticipato una piccola distorsione, tacco di una parola, che poi dopo però diventa più evidente, quindi magari ve lo faccio sentire meglio dopo. E qui ha fatto anche un melisma molto bello, velocissimo, ok? Questo si chiamano riffs and runs, comunque in italiano melismi. Sono dei fraseggi molto veloci che si usano molto spesso nel pop, ok? Quindi lo sentiamo molto spesso da cantanti come Ariana Grande, insomma Beyoncé e tanti altri, ok? Fraseggi veloci, molto ben fatti, lui qua l'ha fatto in modo impeccabile, precisissimo, fraseggio pop. Anche il ritornello è molto pop, come sentite, molto orecchiabile. Andiamo avanti.
Qui è andato anche particolarmente su. Ah, poi c'è questa nota in voce di testa, assolutamente, che è l'unica, diciamo, sfumatura un po' più operistica di questo brano, anche se non è proprio, non lo canta da sopranista, questo è più un falsetto pop, diciamo. E dopo? You are my gateway to heaven. I have Avete sentito quel If I ever ha fatto una cosa simile, no? Questo è un graffio, una distorsione sovraglottica. E questo effetto ringhiato, diciamo così, no? Sovraglottica perché? Perché non sono le corde vocali che vanno a generare distorsione, ma viene generata dalle cartilagini delle aritenoidi che stanno al di sopra delle corde vocali, ok? E magari sta vibrando anche altro, comunque principalmente le aritenoidi, ok? Questo suono qui. Bravo, una distorsione molto, molto soul in qualche modo, no? Ascoltiamo. Avete sentito questo melisma molto ben fatto, velocissimo, bravissimo, e poi fa anche delle note molto alte. Sentiamo un po'. Oh my baby, you are the best thing to happen. I got an angel no care, don't care what you give me, single thing and every little step that they take. Vediamo che nota ha fatto. Mi sembra questo Fa 5, quindi lui va sempre su tonalità molto alte, rimanendo in voce piena. Veramente molto bravo. You make it all worth it, baby. Bellissimi anche questi cori, che sicuramente ha registrato sempre lui, mi sembra sempre la sua voce, così profondi, anche questi tormentati, sembra veramente un coro di demoni o di vampiri che stanno cantando tutti insieme. Anche questo molto soul, quasi un po' gospel, ma un gospel però creepy, un po' inquietante, bellissimo. Andiamo avanti, qua sentiamo queste note basse che fa qua. In my place, just a man in a man's world, making a name. Ok, avete sentito questa prima parte della strofa, ha fatto le note basse, poi ci sono altre voci sempre registrate da lui che fanno delle note ancora più basse, che armonizzano più in basso, credo forse ottava sotto, comunque veramente bassissimo. In certi momenti va in fry, in altri invece va a enfatizzare questa distorsione sovraglottica che già abbiamo sentito prima in alcuni attacchi di alcune frasi, ma qui invece tiene tutta la frase con quella distorsione. Sembra un po' diciamo la voce di Louis Armstrong, per dire, no? I see trees of green, una cosa del genere, no? È molto molto interessante. Oppure mi viene in mente la versione di Moulin Rouge della canzone Roxanne dei Police. Mi sembra che stia facendo un po' quello, poi considerando che va a enfatizzare poi le frequenze basse, ci sono anche tutti questi cori così profondi, sembra veramente una voce dall'oltretomba, veramente pazzesco. Riascoltiamo un attimo. Finding my place, just a man in a man's world. Ok, sì, ci sono proprio delle voci aggiuntive che armonizzano l'ottava sotto, che poi vanno anche in fry verso la fine. Veramente bello, inquietantissimo, mi piace veramente tanto. E poi invece ritorna a cantare, diciamo, normalmente, aggiungendo anche delle note in falsetto. Riascoltiamo. Making a name, it easy these days. But when I come home to your sweet love, you're my size of heaven. I got my right or die in my arms all night. Bello. Not gonna lie, it hurts sometimes when I am feeling alone on this side. Not gonna lie, I come back to life when I got you. You are Bellissima quella nota. Che nota ha fatto? Ha fatto un Sol diesis 5 con questo M2 di testa. Questo era più, sì,
era più da sopranista questo qui, è veramente bello, poi l'ha staccato solo sull'ultima nota, pazzesco, precisissimo, veramente molto bravo. Andiamo avanti, riascoltiamo un po' il ritornello, e neanche nel ritornello secondo me fa qualche distorsione, che adesso però secondo me mi era sfuggita, proviamo a sentire. Oh my God, try to heaven. I haven't known in my life, my love. Oh my baby, you are the best thing to happen. I got an angel that can't always get what you give me, single thing I Ecco, forse qua su questa nota alta, ecco, qui ha generato una distorsione glottica invece, non più sovraglottica come prima, ma questa è glottica, quindi più simile al fry, per intenderci, perché anche il fry comunque è prodotto dalle false corde, però qui c'è anche la nota, quindi c'è la nota tenuta e in più c'è questa compressione generata dalle false corde che vanno a comprimere e vanno a produrre distorsione, un po' come aveva fatto anche, se non ricordo male, in The Story of One Sky. Anche lì sugli acuti finali va a graffiare la voce in quella maniera, con quella tecnica. You make it all worth it, baby. Oh. Bellissimo, bellissimo questo assolo di chitarra, si sentono veramente raramente ultimamente assoli di chitarra su canzoni del genere, finalmente Dimash ha messo un assolo di chitarra nella sua canzone, mi piace moltissimo, bello anche proprio il suono della chitarra, così pieno, così bello, saturo e accompagnato sotto da questo basso che è anche un synth bass, ok? Quindi c'è un basso sintetizzatore, ok? Che crea questo effetto elettronico in contrasto con invece la chitarra elettrica, veramente molto molto bello. Not gonna lie, it hurts sometimes when I am feeling alone on this side. Not gonna lie, I come back. Anche su questo lie avete sentito, questa era una distorsione glottica stavolta, avete sentito la differenza, no? Sono due tipi di distorsioni. Lui evidentemente nel tempo e soprattutto negli ultimi tempi ha lavorato tanto nel sviluppare tecnicamente queste distorsioni in modo da controllarle, veramente bravo, ed è giusto così, cioè lui mi sembra un cantante che ha voglia proprio di mettersi sempre in gioco e di imparare tecniche sempre più avanzate, sempre, per andare sempre più nel dettaglio della sua voce, per avere un controllo totale del suo strumento, veramente molto molto bravo. Too late when I got you. You are my God, try to heaven. I haven't known in my life, my love. Oh my baby, you are the best thing to happen. I got an angel that can't always get what you give me, single thing I never really said the day. You make it all worth it, baby. Belli questi ultimi cori, come avete sentito, come avevamo sentiti all'inizio, in cui ci sono queste voci che armonizzano con questa voce tormentata, bellissima, e poi questo jump scare finale, inaspettato, molto bello, alla fine questa ragazza si risveglia, solo che non avevo visto cosa legge sul giornale. Ok, parla del mistero dietro a Dimash nella prima intervista con una giornalista sconosciuta. Un giornalista sconosciuto, non so, forse lei è la giornalista?
Non so se ho capito bene questa parte della trama di questo video, magari fatemelo sapere voi nei commenti. Comunque mi piace molto l'atmosfera, diciamo, cinematografica. Vediamo qua se si vede anche, se dice chi è il regista, composer Dimash. Eccolo qua, il regista è questo Galim Asilov, che non conosco, ma ha fatto un lavoro veramente ottimo nell'ideare e anche nel realizzare questo video. Veramente bravo Dimash anche dal punto di vista compositivo, una canzone veramente interessantissima. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti e quale potrebbe essere la prossima reaction su Dimash. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ringrazio anche lo sponsor di questo video, SuperPro, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!